Buongiorno amici, oggi è presto, guardate che ore sono, è prestissimo perché mi sono svegliato e ho detto oggi farò una ricetta velocissima, buonissima, saporitissima, ma ci vogliono 2 o 3 ore, però le cose che dovete fare sono praticamente zero. Allora, oggi faremo del brasato al barolo, però il barolo costa un sacco di soldi, se ci volevo mettere il barolo viene brasato al barolo, se no ci possiamo mettere un sangiovese, un nebbiolo, insomma un vino del nord buono, rosso, però mi raccomando non piate nel cartone, metteteci un vino buono, una bella bottiglia, ve ne private, ma dopo lo ritrovate tutto quanto qua dentro. Ecco qua, guardate quanto è bello questo, ecco qua, vedete, ho preso un bel pezzo di fesa, di spalla, vi fate consigliare dal vostro macellaio e gli dite guarda io devo fare un brasato, quindi dammi una carne buona, se no non ci vengo più qua a comprare. Quindi detto questo, quello che dovete fare è praticamente pochissimo. Praticamente all'inizio, la sera prima, adesso vi dico, metto lo filmato di ieri, che cosa ho fatto ieri mattina. Praticamente l'ho messo a marinare tutto quanto in una pentola con una serie di spezie. Adesso aspettate il filmato e vi ci sarà tutto quanto, ma tanto tutte le spezie che ci mettiamo, mi raccomando, mettetecele tutte le spezie però, perché servono. Dopodiché se ve ne manca qualcuno non è un problema, ma magari prima guardate il filmato, vi segnate le spezie che servono, andate al mercato e comprate tutto, va bene? Allora, passiamo al filmato di ieri. Allora, ieri mattina ho messo intanto il nostro brasato a marinare. L'ho fatto marinare con, che vuol dire fa? La cosa delle ricette Vincicook, quindi c'è di tutto. Allora, cominciamo: limone, carote, cipolla rossa di Tropea, peperoncino, rosmarino, questo è il porro, salvia, poi c'è tanto timo, poi ci sono delle fogliette di salvia, ve l'ho detto, cipolla, aglio e poi c'è ancora pepe, che è il coso, il coriandolo, e mi sembra che basti. Dopodiché ci ho messo sedano, chiaramente, e ci ho messo la bottiglia di vino e l'ho messa a riposare in frigorifero per almeno un giorno, una notte, quello che riuscite a fare. Ok, ci vediamo domani quando è pronto e vi dico che cosa fare. Allora amici, avete visto il filmato di ieri? Che cosa ho fatto ieri? L'ho messo a marinare. A questo punto nella mattinata che cosa fate? Lo togliete dal tutto l'intruglio che c'è stato per tutta la notte a insaporirsi con tutti i sapori, e lo togliete. A questo punto anche tutto l'interno che vedete è tutto il materiale che è stato messo. Io sono sempre esagerato, ma i sapori che nelle mie ricette sono sempre eccezionali, che inutile che ve lo dico, per cui a quel punto ci serve la pentola libera. Allora, ricordate che qui siete nella cucina di Vincicook, quindi le ricette mie hanno sempre qualcosa di differente da tutto il resto. Metti il coso, metti quello, gira, rifai, che buono, sa mai da niente. Quindi siete da Vincicook, quindi che cosa dovete fare? Facciamo una ricetta che è buona per tutti, anche i ragazzini, se ci mettete un litro di vino alla fine vedrete che gli piacerà pure. In più le mie ricette non sono mai pesanti come quell'altro più o meno con la panza, con la barba, che ci mette il pecorino, il coso, il burro, il margarina, ci mette l'olio, ci mette quello, e poi alla fine c'avete una panza così e i trigliceridi vi salgono da Vincicook si cerca di dimagrire, anche perché non so se vedete, ma pure io cerco ogni tanto di non sfalsare, proprio di andare a finire fuori, perché sennò qua quindi vi do sempre delle ricette per fare delle cose buone, genuine, ma senza esagerare con gli ingredienti che fanno ingrassare e ci fanno salire il colesterolo. Quindi a questo punto qual è la ricetta di Vincicook? Quando andate dal macellaio e vi siete comprati sto bello tocco di spalla, questa è la fesa, gli dite: senti bello, ti ricordi tutte le bistecche che dai ai clienti là? Vedi questo qua? Vedete ragazzi, questo qua è il grasso che viene tolto dalle bistecche, ve lo fate da, e che cosa fate? Invece del burro, lo so, è grasso comunque, però se dobbiamo mangiare, mangiamo bene, dopodiché che dobbiamo fare? Allora, invece del burro, che è molto più grasso, ci mettiamo questo. Allora, liberate la padella, come vedete, la mettete a scaldare e ci mettiamo sto grasso. A questo punto
Aspettiamo che sto grasso, chiaramente più è buono e meglio è, senza mettere nient'altro, perché il nient'altro sta tutto dentro la marinatura. Gli facciamo dare una spriccicata. Questo farà la nostra base per far rosolare il nostro brasato, che all'inizio non è brasato ma lo facciamo rosolare un pochetto. Praticamente Solardo il macellaio lo butta perché nessuno vuole nelle bistecche, ma nelle bistecche questa è la parte buona delle bistecche, perché le bistecche non è buono il magro, è buono il grasso, quindi con parsimonia, con noi adesso non è che ce lo mangiamo, lo usiamo semplicemente per fare un po' di strutto, qualcosa dove soffriggere la nostra parte di brasato. Allora, quando il nostro grasso ha tirato fuori un po' del suo mestiere, praticamente incominciamo a toglierlo e ci andiamo a mettere il nostro bel brasato. Io facciamo dare una bella rosolata, ok, di qua e di là. Che succede a rosolarlo di qua e di là? Che la carne si chiudono i pori e praticamente il succo buono della carne rimane tutto dentro. Siccome dovrà bollire circa un paio d'ore, tutta la roba buona rimane dentro. Dopodiché tutte le spezie che ci stanno, vi dico dopo che bisogna fare, ok? Quando è tutto rosolato ci rimettiamo tutta la roba che abbiamo tolto. Se eventualmente avete comprato un pezzo di carne come il mio, magari perché oggi c'è una marea di gente che viene a mangiare la ricetta di Vinci Cook e non vi dovesse bastare la bottiglia di vino per farlo, diciamo, quasi annegare dentro l'olio, ci potete mettere anche un pochettino di acqua calda, non è che gli fa male, però è chiaro che se lo fate solo col vino o aprite 2 bottiglie di vino ancora meglio, perché dopodiché lo mettete a fuoco medio basso e lo lasciate cuocere per almeno un'ora e mezza, 2. Quindi fino a quell'ora non dovete fare niente. Ci vediamo fra un'ora e mezza, 2. Vediamo quando la carne incomincia a essere cotta. Magari più tardi lo apriamo, lo tagliate, incominciate a vedere dentro se è cotta, se è rosso riaccendete. Ma se invece ancora è cotta, allora a quel punto è ora di mangiarselo. Poi vi dico che cosa bisogna fare con tutte le erbette. Prima di chiudere ci metto anche una patatina non fa mai male, perché dopo quando facciamo quello che dobbiamo fare gli diamo una frullatina, viene una passatina perché facciamo un po' restringere il tutto e verrà fuori una bontà. Chiaramente sale e pepe non ve l'ho detto ma ci stanno già dentro, se vediamo fra un'oretta e mezza. Allora amici, andiamo a vedere a che punto siamo, è passata un'oretta e mezza e vediamo che cosa succede. Magari, che ne so, anche un po' di più, però vediamo che è successo. Allora, il nostro pezzo di carne, che poi vi descriverò nelle spiegazioni quali pezzi di carne possono essere i migliori, però affidatevi al vostro macellaio e così vi dà una mano a capirci qualcosa. Non abbiamo fatto un granché, abbiamo messo a marinare ieri sera qualche cosa. Oggi l'abbiamo messo semplicemente nella pentola un paio d'orette, eccoci qua, quindi ne abbiamo quasi lavorato. Quindi guadagniamoci questa ricetta, la carne è abbastanza cotta, per cui adesso ma è morbidissima, guardate, la forchetta entra facilmente, quindi la carne è buonissima, è perfetta. Che dobbiamo fare? Dobbiamo far ritirare tutto l'intruglio. Allora, prima operazione da fare, cosa dobbiamo fare? Leviamo il pezzo di carne senza romperlo, perché qua è talmente morbido che quindi possiamo fare un macello. Lo togliamo e tutto questo intruglio che facciamo? Lo andiamo a frullare, dopodiché lo mettiamo a evaporare. Prima di frullarlo leviamo gli alberelli, quindi ecco qua, questo, tutto ciò che è rimasto, che ci abbiamo frullato, le patate, tutto, le erbette, le bacche di ginepro, le bacche di pepe, le foglioline di erbette le lasciamo, perché tritiamo tutto e non sapete quello che se stiamo per mangiare. Ecco,
quello che è rimasto praticamente lo andiamo a mettere in un frullatore e frulliamo tutto. Nel frattempo che andrò a frullare, mettiamo un goccettino d'olio, olio solo in questo momento, prima non ne ho mai messa, quindi soltanto adesso mettiamo soltanto un pochettino d'olio senza niente e poi ci metteremo il frullato. Ecco qua, questo è il risultato del nostro frullato di cipolle, carote e tutto quanto. Alziamo il fuoco e facciamo ritirare tutto il nostro allora voi man mano che la carne si sta cucinando, si sta cuocendo, potete aprire un pochettino il coperchio in modo che già incomincia a evaporare. Io sono uscito, sono andato a fare una passeggiata, quindi ho lasciato il coperchio e mi è rimasto molto liquido, ma non è un problema, basta metterlo un pochettino a fuoco alto. Mi raccomando, non lo fate bruciare perché è buono, sta tutto qua dentro. Adesso lo facciamo ritirare un pochetto e poi ci condiamo la nostra splendida fettina di carne che sarà buonissima. Vedete? Portiamo ad ebollizione, piano piano tutto questo liquido evaporerà e ci rimarrà soltanto uno splendido accompagnamento, cremina. Vi ricordo che ci abbiamo messo anche un paio di patate, ma nella mia quantità, quindi nel vostro qui, questo era oltre 2 kg di carne, quindi se voi fate di meno basta una patata sola, insomma. Il brasato lo potete accompagnare con verdure ripassate, lesse, quello che vi pare, con un purè, con un'insalata, con quello che volete e soprattutto un altro po' di vino buono, rosso, buono, mi raccomando. Allora signori, abbiamo finito la nostra ricetta, o meglio, adesso facciamo l'impiantamento. C'ho una sous chef qua che presterà le mani. Allora vai, è stato passato con un passino, con un colino, con un così, e mettiamo lì proprio l'impiantamento esatto come farebbe Barbieri. E questa è la base della nostra carne brasata. Adesso andiamo a prendere il brasato, guardate che bello, bellissimo qua. Guardate che tenerezza! Ok, affettiamo una bella fetta, piano che è tutto bello morbidissimo fino in fondo. La adagiamo sul nostro sughetto e la nostra ricetta è finita. Guardate che bello. Mamma mia che spettacolo. Profumi come non mai. Allora, questo è il risultato. Io vi saluto, grazie che siete stati con me. Il profumo è tanto. Spero che anche vostro sia da parimenti. Buon pranzo, tornate, mettete un like, non costa niente, iscrivetevi e condividete il video perché qua le ricette di Vincicook sono sempre buone e sono meglio di quell'altre. Grazie a tutti, buona giornata, buon pranzo.